Trasferirà la proprietà a tuo figlio? Zhang Gancheng, quando ho mai detto una cosa del genere? Parleremo di questa cosa più tardi. Adesso prepara la cena. Abbiamo tutti fame. Che più tardi? Parliamone oggi. Il fratello maggiore non c'è più. La cognata si prende cura di Ao Ao da sola. Non è facile. Decido io. Questa casa sarà trasferita a Ao Ao in futuro. Questa casa è mia. Non sono d'accordo. Cognata, noi donne sposandoci seguiamo il marito. In casa comanda l'uomo. Secondo me, è solo che Ancheng ti vizia troppo di solito. Così non rispetti i superiori e sfidi nostra madre. Ancheng, se oggi non dai la casa a Ao, mi uccido. Tuo fratello è appena morto, e tu tratti così la moglie e il figlio che dovevi proteggere per lui. Ancheng, lavori sodo per guadagnare. Come puoi lasciare i soldi agli estranei? Forse vuoi conservare questo enorme patrimonio per mandare qualcuno fuori a cercare amanti? Wei Wei, che intendi dire? Mamma, Ancheng, non prendetevela con me se parlo chiaro. Tua moglie ora non sta mai a casa. Non pulisce, non cucina, secondo me. La sua mente è altrove. Ho sentito che molte donne mature prendono i soldi del marito per mantenere giovani amanti. Stai mentendo. Nuan è sola. In ospedale. Se non mi prendo cura io, chi lo farà? Valle, non usare quella bambina come scusa. Hai il coraggio di usare i soldi di mio figlio per cercare amanti? Ancheng, una donna così immorale. Tesoro, perché non le dai una lezione? Vuoi che ti metta le corna prima di reagire? Ancheng, anche tu la pensi così di me? Mamma, Linxia non è quel tipo di persona. Ancheng, non dimenticare che Ruan Linxia è una ragazza ricca. Con il suo status, perché si sarebbe accontentata di un poveraccio come te? Forse è rimasta incinta e ha cercato te per sistemarsi. Ah, capisco. Tu e mio figlio siete sposati da 8 mesi e hai già partorito quella femminuccia. Quella bambina non è di mio figlio. Mamma, dire così è davvero ingrato. Quando ero incinta di Nuan, ti sei slogata una caviglia e hai voluto stare in ospedale. Ho passato 2 settimane a prepararti brodi di ogni tipo e questo ha causato il parto prematuro di Nuan. Come puoi dire che non è la figlia di Zhang Gancheng? Cognata, una nuora che si prende cura della suocera fa il suo dovere. So che hai partorito prematuro e hai usato il ricovero della suocera per nascondere la verità con la nascita della bambina. Ma Ancheng non è mica stupido. Bai Wei, ti rispetto perché sei la vedova di mio fratello. Vi ho dato da mangiare e un tetto. Persino quando Ao Ao ha spinto Nuan, non ti ho rimproverata. Con che diritto ora vieni a calunniarmi? Mamma, Ancheng, vedete? Non ci sopporta, noi madre e figlio. Lei non può avere figli maschi e non vuole che mio figlio stia bene. Ruan Linxia, in questa casa non hai diritto di parola. Oggi, se non lasci la casa Ao Ao, esci da questa casa. Vattene. Questa è casa mia. Vattene tu. Zhang Gancheng, sono tua moglie. Puoi sopportare di guardare mentre mi trattano così? Linxia, la cognata e Ao Ao non sono estranei. Ao Ao è mio nipote di sangue. Lui in futuro erediterà tutto della famiglia Zhang. Tutto della famiglia Zhang. Non dimenticare, questa casa è l'azienda. Sono tutto quello che i miei genitori hanno lasciato. Se deve rimanere, può solo rimanere a mia figlia. Perché dovrebbe andare a tuo nipote? Cognata, anche se l'azienda è stata lasciata dai tuoi genitori, ma senza Ancheng, questa azienda probabilmente sarebbe già fallita. Non saresti qui oggi a vivere a sbaffo in casa. Non essere grata è già grave, ma come fai anche ad appropriartene? Sei ancora un essere umano? Il successo di Jiangxi oggi è tutto perché io ho progettato i gioielli, portandola sul mercato internazionale. Ed è stato io che ho ceduto la carica di presidente a Zhang Gancheng. Perché non dovrei appropriarmene? Linxia, siamo tutti una famiglia. È necessario essere così puntigliosa? La cognata da sola con Ao Ao non è facile. Vogliono solo una casa, una garanzia. Dagli lei basta. Al massimo, ne compreremo un'altra in futuro. Zhang Gancheng, alla fine sono io tua moglie o la cognata è tua moglie? Comunque, la casa è stata lasciata a me dai miei genitori. Nessuno la tocca. Ancheng, guarda che atteggiamento ha. La casa è tua. Che diritto ha lei di decidere? Parleremo di questa cosa più avanti. Al momento, la casa è intestata solo a lei.
Zhang Ancheng non vuole pagare i 3 milioni per l'operazione di Nuan Nuan. A quanto pare dovrò vendere i gioielli. Dove sono le mie lingotti d'oro? Con questo comportamento vogliono la morte di Nuan Nuan. Ancheng, queste collane e lingotti d'oro. Ha preparato per lei. Se me li dai tutti, non si arrabbierà con te. In tutti questi anni, in casa nostra, hai sofferto. Quando c'era tuo fratello maggiore, non te li ho dati. Te li do io. Inoltre, Link sia in casa ogni giorno. Fa il bucato e cucina. Come potrebbe portare queste cose? Perché Zhang Ancheng è nella stanza della cognata? Non sono quei gioielli che ho perso? Ti stanno proprio bene. Ancheng è meglio che tu. Riprenditeli tutti. Se Ruan Lingxia scopre che me li hai dati e poi fa storie, cosa facciamo? Tranquilla, non oserebbe. Se osa fare storie, la mollo. La butto fuori senza un soldo. Non penserà di ottenere nemmeno un centesimo da me. Senza di me, non sopravviverebbe. Zhang Ancheng, allora non mi importava che fossi uno studente povero. Non solo ti ho sposato, ti ho dato figli, ma ti ho anche affidato l'azienda di famiglia Ruan. E questo è il modo in cui mi ripaghi? Ancheng, solo tu e mamma siete buoni con me. Bai Wei e Zhang Ancheng. Che tipo di relazione hanno esattamente? Vieni Ao Ao, mangia di più per crescere alto. Grazie, zio. Ancheng, mangia anche tu di più. L'azienda è stata impegnata ultimamente. Ti vedo dimagrito dalla fatica. Devi mangiare anche tu. Questo è il tuo caffè preferito. Mi sono alzata presto apposta per farti la fila. Quei 3 sembrano davvero una famiglia. Mamma, sei tornata. Siediti a mangiare. Ancheng ha fatto la fila per 2 ore per comprarli. A che ora ti alzi? Non prepari nemmeno il pranzo. Stai diventando sempre più maleducata. Ancheng, dove sono i miei gioielli e le mie barre d'oro? Non ho fatto caso. Forse li ha presi Nuan Nuan per giocare? Chiedile quando si sveglia. Nuan Nuan è brava. Non tocca mai le mie cose. Cognata, li hai visti tu? Ruan Lingxia, che intendi dire? Stai forse insinuando che ho rubato io le tue barre d'oro? Cognata, sto solo chiedendo. Perché reagisci così? Beh, visto che nessuno di voi le ha viste, chiamo la polizia. Questa roba vale una condanna di 20 o 30 anni. Ruan Lingxia, per una sciocchezza del genere. Chiami la polizia. Non hai paura che la gente ridacchi? Ruan Lingxia, sei stata tu a dare la roba a qualche amante, eh? Hai paura che Ancheng lo scopra? Così ci incastri dicendo che abbiamo rubato noi. Figlio, ti ho cresciuto da sola. Ora che sono vecchia, mi accusano di furto. Non voglio più vivere. Mamma, non essere triste. Nessuno osa dire che le hai prese tu. Cognata, siamo qui da così tanto tempo. Io e la mamma, e tutte quelle tue cose belle. Quando mai le abbiamo viste? Non starai mica dando a qualcun altro, e poi addossando la colpa a noi? Come puoi essere così crudele? Ruan Lingxia, hai soldi da dare agli altri, ma non ne hai per rispettare tua suocera, mio figlio, come ha fatto a sposare una donna così volubile? Mamma, quello che indossi tu è quello che addosso la cognata. Non l'ho comprato tutto io? Cosa comprato da te? Sono chiaramente i soldi di Ancheng. Hai fatto arrabbiare così tanto la mamma. Oggi, se non porti mamma a comprare qualche gioiello o accessorio, non ti perdoneremo. E se per caso Ancheng divorziasse da te e trovasse una nuova madre per Nuan Nuan e questa matrigna maltrattasse Nuan Nuan, te ne pentirai, ma sarà troppo tardi. Zhang Ancheng, hai rubato i soldi per salvare mia figlia e me la pagherai. Esatto. Voglio un anello di diamanti, un braccialetto di giada e quella collana di pietre preziose. Se non me li compri, farò in modo che Ancheng divorzi da te. Non ho soldi. I soldi di casa. Non li gestisce forse tutto Ancheng? Lingxia, l'azienda ultimamente ha problemi di liquidità. Che ne dici se preleviamo prima il fondo educativo per la mamma?
E un regalo per la cognata. Quel fondo educativo è per gli studi di Nuan Nuan. Non si tocca. Non si sa neanche se Nuan Nuan si sveglierà. Che studi vuoi che faccia? È uno spreco di soldi. Meglio usarli per onorare la mamma e me. Poi, a tempo debito, farò in modo che Au si prenda cura di te. Ziu, è deciso. Il fondo educativo richiede la firma di entrambi per essere prelevato. Vieni con me in banca a firmare ora. Zhang Gancheng, voglio che vieni con me a prelevare i soldi. Non vi lascerò nemmeno un centesimo. Signori, siete sicuri di voler prelevare ora il fondo educativo? Ci sarebbe una certa perdita. Prelevalo, subito. Quella ragazzina non è neanche detto che sopravviva. Che studi vuoi che faccia? Prendi tutto ora. Sarà come un risarcimento. Mamma e cognata, avete lavorato sodo tutti questi anni. Zhang Gancheng, tua figlia è in ospedale, in coma. Non hai soldi per i medici specialisti, ma per gioielli a mamma e cognata sì. Come ho fatto a sposarti? Sono 8 milioni. Li preleva tutto? 8 milioni. Dopo i gioielli, il resto. Va per la scuola privata di mio figlio. Certo che li prendo. Cosa? Glieli lascio a lei? Allora, firmate qui. I soldi torneranno sulla carta di Miss Won. Perché i soldi di Ancheng vanno? Sulla carta di Ruan Ningxia? Il fondo per l'istruzione era a nome di Miss Won, quindi il prelievo torna. Sulla sua carta. Sulla sua carta va bene. Adesso la trasciniamo. Non credo che non paghi. Andiamo. Sì, andiamo subito. Lasciami. Benvenuti. Cosa cercate? Abbiamo diamanti, giada, oro puro e altro. Il meglio che avete, ovviamente. Oro e argento? Fuori moda. Non si addicono al mio status attuale. Bene, mi segua da questa parte. Lasciami. Cammino da sola. Va bene, vediamo se non paghi. Se non paga, Jiangan divorzia. E poi, stop alle cure di Nuan Nuan. Questo è bello. Se piace a cognata, prendiamo tutto. Zhang Gancheng, Nuan Nuan è in coma. Non paghi neanche un'infermiera. Ma con tua cognata sei generoso. Basta, portate il vostro pezzo migliore. Trasferite subito tutti i soldi dal mio conto. Sul conto medico di Nuan Nuan. A qualsiasi costo. Trovate il miglior team. Per l'operazione di Nuan Nuan. Zhang Gancheng, non tieni ai soldi? Ti svuoterò. Tutto, fino a ridurti. Al nulla di una volta. Tanto paga Ruan Ningxia. Finiti i suoi soldi, la cacciamo. E troviamo a mio figlio una che faccia maschi. Questo collare va bene, è un pezzo da collezione reale. Buona mamma, questo è buono. Questo è per Ao Ao. Quando sarà il momento, possiamo ancora essere il cimelio della famiglia Zhang. Voglio che questo tesoro del negozio della città lo porti giù e lo proverò. Ok, signora, questa collana è solo 20 milioni. È un ottimo rapporto qualità-prezzo per il tuo status. Che tipo di 20 milioni sembra essere caricato con un sacco di soldi. Se vuoi ancora comprare il tesoro del negozio della città, non sai come farlo a prima vista. Il tesoro del negozio della città di questo famoso ministro è stato progettato dal maestro Ella. Un difficile da trovare che ha detto che non posso permettermelo. Voglio il tesoro di questo negozio della città. Mamma, 20 milioni sono un po' costosi. Perché è costoso comprare a Wow una linea di massimo splendore? Temo che non abbia così tanti soldi. Sei una stupida. Se divorzia da te, ti dividerà. Meta della proprietà. Ora sposti i soldi dell'azienda. Compra gioielli per Ao e tua cognata. Quando arriva il momento di divorziare con lei, non avrai un centesimo. I gioielli sono a Wei Wei. Non sarà mio in futuro. Voglio che questo tesoro del negozio della città lo porti giù e lo proverò. Sì, signora, ma i tesori di questa città sono collezioni straniere.
Estremamente prezioso. Nessun pagamento una volta approvato. Dovrà affrontare 5 milioni di costi di manutenzione e pulizia. 5 milioni di questa essenza di dramma familiare è voler liberare. È divertente provare gioielli, giusto? Anche la grande bocca del leone per provare a indossare il tesoro della bottega cittadina. Non sono solo 5 milioni? Non mi basta passare una giornata. Se non hai opinioni, firma l'accordo. Se non si paga nel processo di indossare non solo la faccia. 5 milioni di risarcimento in caso di danno durante il montaggio. Anche affrontare la responsabilità legale. Non sono solo 20 milioni? L'ha davvero comprato. Questa vecchia signora ha la forza. Mio figlio Wei Wei ha un bel aspetto. Di bel aspetto luminoso cieco i miei occhi. Figlio, dille di pagare. Linxia, vieni a pagare. Di cosa stai bardando? Mio figlio di solito è solo troppo gentile da parte tua. Linxia, vieni a pagare. Così tante persone stanno guardando. La vecchia non ha detto che aveva soldi? Come comprare gioielli? Mia nuora deve pagare per questo. Ascolta cosa significa. Questa vecchia signora è patriarcale per comprare cimeli per suo nipote. Lascia che mia nuora paghi per questa famiglia. Voglio succhiare il sangue di mia nuora. È la nuora della nostra famiglia Zhang. I suoi soldi sono i soldi della nostra famiglia Zhang. Cosa devo fare con i tuoi soldi dalla nostra famiglia Zhang? Quest'uomo non mangia cibi morbidi. Mio figlio è il presidente del gruppo Zhang. Le ragazze che lo inseguono fanno la fila da Jiangkang fino alla Francia. Che lei possa sposare mio figlio è una fortuna guadagnata in diverse vite. Che barzelletta è questa? La dinastia Qing è crollata da tempo, eppure alcuni credono ancora di avere un trono in famiglia. Ancheng, perché i soldi sono da tua cognata? Non starà cercando di intascarseli, vero? Ruan Linxia, lo stai facendo apposta per farci fare una figuraccia, vero? Tira fuori la carta e paga, subito. Paga? Perché dovrei pagare io? Stanno comprando un cimelio di famiglia per Zhangao. Perché dovrei pagare io? Stai cercando di ribellarti? Allora non parliamo nemmeno di comprare un tesoro di famiglia per Ao Ao. Dovresti essere pronta a fargli da schiava. È giusto così, perché Ao Ao è il nipote d'oro della nostra famiglia Zhang. Se volete comprare, comprate voi. Io non ho soldi. Inoltre, i soldi di famiglia non sono tutti gestiti da Ancheng? Ancheng, noi due, madre e figlio, siamo soli al mondo. Vogliamo solo un gioiello per sentirci al sicuro. Ma per quanto tua cognata possa essere tirchia, non ti farebbe mai finire. Con un debito di 5 milioni, vero? Ruan Linxia, sei davvero malvagia. Osi far gravare su Ancheng una penale di 5 milioni? Ancheng, picchiala a morte. Vediamo se oserà ancora calunniarmi. Ruan Linxia, restituiscimi i miei soldi. Non costringermi a usare le mani qui. Ancheng, non litigare con tua cognata. Per colpa mia e di Ao Ao. Non importa se soffriamo un po', sono solo preoccupata. Che tua cognata ora non voglia restituire quei soldi e finisca per spenderli per strada, regalandoli a qualche altro uomo. Non oserà. Ruan Linxia, non approfittare della mia pazienza. Zhang Ancheng, io sono tua moglie. Tu obbedisci a tua cognata in tutto. Che rapporto avete voi due? Che sciocchezze dici? Mio fratello non c'è più. E io mi prendo cura di sua moglie e di Ao Ao. C'è qualcosa che non va. Osi picchiare mio figlio? Ti ammazzo. Perché non dovrei osare? Perché tuo figlio sta qui a guardare. La sua stessa figlia in ospedale. In coma, senza curarsene, senza pagare nemmeno un centesimo per le cure mediche. Mentre qui spende una fortuna. Per comprare un cimelio di famiglia a suo nipote. Se lo meritava. Mio Dio, esiste un padre così spregevole e senza scrupoli? Non è degno di essere un padre, non merita di essere il padre di tua figlia. Sembra più il padre di suo nipote. Di cosa state parlando? Mio figlio è l'unico erede della famiglia Zhang. Chissà di chi sia sua figlia. Non permetterò che tu infanghi mia figlia. Hai osato colpirmi? Ben fatto! Chi semina zizzania e fa la falsa merita di essere picchiato. Wei Wei. Cognata, stai bene? Ancheng, non è niente. La cognatina deve essere stata smascherata. Ecco perché è così nervosa. Ruan Linxia, che tu abbia colpito me è una cosa. Ma osare alzare le mani sulla cognata? Scusati subito con lei. Suo figlio ha fatto finire mia figlia in ospedale, in coma profondo. E io dovrei scusarmi con lei? Neanche per sogno. Ancheng, la cognatina non può.
Incolparmi solo perché io e Au non abbiamo nessuno che ci protegge. Fare così agli altri è diffamazione. Ah, giusto. È calunnia. Hai rubato 8 milioni a Han Cheng. E hai osato aggredire. Chiamo la polizia. Almeno 20 anni di galera. Vuoi chiamare la polizia? Bene. Ti aiuto io. Quando arriverà la polizia, vedremo chi finirà in galera per 20 anni. Pronto, 113. C'è stato un furto di gioielli per un valore di 10 milioni. Piccola stronza, come osi? Hai danneggiato la mia proprietà e coperto un furto. Ti basta per decine di anni di galera. Ruan Linxia. Mamma, ha solo fatto cadere per sbaglio il tuo telefono. Si può riparare, funzionerà ancora. È necessario trattare la mamma con questo atteggiamento? Esatto, cognatina, siamo tutti una famiglia. Perché devi essere così estrema? Non hai paura che Han Cheng divorzi da te? Divorzio. Deve divorziare. Poi prenderà la custodia del bambino e gli troverà una matrigna che la punisca ogni giorno. Vediamo come farai la prepotente allora, piccola stronza. Ruan Linxia, per amore del bambino. Ti do un'ultima possibilità. Compra questa collana. E oggi chiudiamo la questione. Questa collana vale 20 milioni. Sul mio conto ci sono solo 8 milioni. Come faccio a comprarla? Allora tira fuori tutti i tuoi risparmi nascosti. Risparmi nascosti? Zhang Gancheng, te lo sei dimenticato? Quando hai preso in mano la società Ruan, gli affari erano un disastro. Ho tirato fuori tutti i miei risparmi per aiutarti a superare la crisi. Han Cheng, se la cognata non ha soldi, non le dai anche tu dei soldi di solito? Li ha già spesi tutti? Io. Di solito le do solo 2000 al mese. Allora cosa facciamo? Se non paghiamo, dobbiamo pagare una penale per inadempienza. Han Cheng, non dicevi che nella vostra azienda c'era un fondo di liquidità? Se non compri questa collana? Probabilmente la gente dirà che nel gruppo Zhang sei solo una figura di facciata, che ascolti solo tua moglie. La cognata ha sempre la soluzione. Chiamo subito il contabile dell'azienda per farmi trasferire 20 milioni. Per comprare regali. A te e a mamma. Trasferitemi 20 milioni subito. Zhang Gancheng, sei caduto nella trappola. Signora, ho scoperto che Zhang Gancheng ha sottratto denaro dai conti dell'azienda. Importi da centinaia di migliaia a milioni. Guiderò Zhang Gancheng a sottrarre ingenti fondi aziendali, così non avrà solo un enorme buco finanziario, ma anche le prove del malversazione. Ma, facendo così, Zhang Gancheng non sospetterà di lei? No. Perché? Perché ha una madre vanitosa e una cognata avida. Sono arrivati. No, sono i vostri soldi. E presto non ci saranno più. Ehi, cosa stiamo aspettando? Affrettiamoci a comprare il cimelio di famiglia per mio nipote. Impacchettatemi questa collana. Subito, gliela impacchetto subito. Han Cheng, sei così buono con Ao Ao. La cognata non ha dato un figlio maschio. In futuro, Ao Ao si prenderà cura di te. Cognata, hai dato un figlio maschio alla famiglia Zhang. Spendere un po'. È giusto. Ah. Sì. Wei Wei è proprio la grande benemerita della nostra famiglia Zhang. È davvero una benemerita. Zhang Gancheng, tua figlia è in ospedale, in coma, e tu non hai soldi per lei, per far venire specialisti, ma hai soldi per comprare gioielli a tua madre e a tua cognata. Come ho fatto a sposarti? Anni fa? Quella collana di diamanti che ho messo in vendita da Ming Chen era in listino a 20 milioni. Volevo venderla a 5 milioni. Per pagare l'operazione di Wan. Ma tu hai dato retta a tua cognata e vi siete dissanguati. 20 milioni, comprati così, davvero siete ricchi. Anche se il prezzo di questa collana è gonfiato, maestro, ella non ha pubblicato nuove opere da 5 anni. Riuscire a comprare un'opera del suo primo periodo è comunque una fortuna. Mamma, oggi ti sceglierò un gioiello. Ti piacciono tanto i bracciali? Quelli lì non sono male. Oh, anche a me piacciono. Wei Wei è così premurosa. Poco fa, chi diceva che non potevamo permetterceli? Non si direbbe proprio, questa vecchia signora. Ha un po' di sostanza, dal momento che ha i suoi soldi. Perché non li usa lei, invece di costringere la nuora a pagare? Secondo me, tutta la famiglia approfitta della buona fede della nuora. Quali soldi suoi? Sono tutti i soldi di mio figlio. Lei è una casalinga che sta tutto il giorno, attaccata ai fornelli, vive a spese di mio figlio. Da dove prende i soldi? Ruan Linxia. Restituisci subito i soldi, se no mio figlio ti ripudia. Signora Ruan, abbiamo contattato una squadra medica straniera. Gli 8 milioni sul tuo conto sono stati trasferiti con successo sul conto della squadra medica per coprire le spese chirurgiche e di trattamento del paziente. Hai fatto bene.
Porta fuori quei bracciali, che mamma scelga. Ah. Wei Wei, sei così premurosa. Scegli anche tu qualcosa. Mamma ha i soldi. Grazie, mamma. Non esultate troppo. Vedremo poi come pagate. Wow. Voglio questo. Signora, ha ottimo gusto. Questo smeraldo vale 5 milioni. Davvero? Allora non posso deludere la buona volontà di Ancheng. Cognata, solo 5 milioni. Se ti piace, lo compriamo. Esatto, quello che è tuo è di Ao Ao. Compriamo. Commessa? Voglio quello lì. Totale 6 milioni e 200 mila. Come desidera pagare? Carta. Il suo saldo è insufficiente. Cosa? Insufficiente? Dove sono i miei soldi? Il braccialetto di smeraldo del nostro negozio. Questo braccialetto vale 5 milioni. Mamma, non l'ho fatto apposta. Il cielo mi sta aiutando. Non avete ancora pagato, che sia stato intenzionale o meno. Danneggiare oggetti di valore richiede un risarcimento. Ancheng. Solo un braccialetto, appena 5 milioni. Lo pagheremo noi. Ma le vostre carte non hanno soldi. Avete altre carte? Impossibile. Oggi sono arrivati 8 milioni sul conto. Prova di nuovo. Saldo insufficiente. Com'è possibile? Ruan Linxia, i soldi? Come faccio a saperlo? Cambia macchina e riprova. Saldo insufficiente sulla sua carta. Ancora saldo insufficiente. Oh. Capisco, cognata, forse hai nascosto. E trasferito i soldi di Ancheng di nascosto? Ah, mi hai ricordato. Questa carta è collegata al conto medico di Nuan Nuan. I soldi sono stati tutti prelevati. Ah, tu, piccola mocciosa, con che diritto? Prendi i miei soldi? Ridammeli. Impossibile. Nuan Nuan, operazione al cranio. Non possiamo riavere i soldi indietro. Cognata, come hai potuto trasferire i soldi di Ancheng così alla leggera? Ruan Linxia. Rivoglio i miei soldi. Zhang Gancheng. Quella che giace in ospedale è tua figlia. Come puoi dire? Una cosa del genere. Ben fatto. Un padre senza cuore. Soldi per il braccialetto della cognata, ma non per curare la figlia. Peggio di una bestia. Una mocciosa, morta o viva, con che diritto? Spende i nostri soldi? Via. Non è una mocciosa. Ruan Linxia, tu mi hai schiaffeggiato? Trattate così mia figlia? Non solo oserei colpirvi, oserei anche uccidervi. Ruan Linxia, sei troppo. Zhang Gancheng, non dimenticare. Nuan Nuan ha anche il tuo sangue. Mamma, lascia perdere. Cosa vuoi dire? Nuan Nuan è anche mia figlia biologica. E il braccialetto di Ancheng? Cognata. Perché non restituiamo prima la collana e paghiamo il braccialetto? Ancheng, so che hai dei problemi. Io e Ao Ao possiamo sopportare un po'. Suo padre è morto presto. Io non posso spendere i tuoi soldi come tua cognata. Spendere i tuoi soldi? No, non si restituisce. È il cimelio di famiglia di mio nipote. Non si restituisce. Ruan Linxia, presto, riportami i soldi. Impossibile. Tu. Questa donna che sperpera. Ah, non voglio più vivere. Oggi non riavrò i soldi. Morirò qui. Allora fai pure. Ehi, Ruan Linxia. Ancheng, come hai potuto lasciarla andare? E il nostro risarcimento? Questo Ruan Linxia non ha dato i soldi. A questa piccola per l'operazione? Ora andiamo in ospedale a riprenderceli. Non è semplice. Andiamo. Signori, pagate prima il risarcimento, altrimenti non potete lasciare il negozio. Spostati! Se non recuperiamo i soldi, come possiamo pagare? Voi e... Pronto, direttore Gu. Qualcuno ha rotto un braccialetto da 5 milioni nel nostro negozio. Si rifiuta di pagare. Rimborsatemi le spese dell'operazione di Jiang Nuan. Fortuna che sei arrivato in tempo. Firma subito. Il paziente aspetta per l'operazione. Ok. Nuan Nuan, starai meglio. Come fai a saltare la fila? Esatto.
Aspettiamo da tempo. Aspettare un po' uccide. Bande di poveracci. Spendere qualche migliaio vi fa sentire preziosi? Noi chiediamo 8 milioni. Hai sentito? Rimborsate subito le commissioni di Jiangwan. A me. Scusate, l'operazione di Jiangwan è già in preparazione. Non si può rimborsare. Cosa hai detto? Non si può. Dici di sì. Perché no? Sono i nostri soldi. Se diciamo di rimborsare, si rimborsa. Signora, l'operazione sta per iniziare. Non solo l'ospedale ha regole, ma il bambino. Non può aspettare, povera piccola. Che muoia pure, non merita di sprecare i soldi. Gli 8 milioni di mio figlio? Mamma, se non li riprendiamo, non possiamo pagare il risarcimento. Han Cheng potrebbe finire in galera. È tutta colpa di quella. Ruan Lingxia rovina famiglie. Se non rimborsate oggi, spacco l'ospedale. Signora, se continua chiamo la sicurezza. Signorina Ruan, vada alla cassa, sua suocera e famiglia. Stanno facendo una scenata, vogliono indietro le spese dell'operazione di sua figlia. Cosa? Vada subito a vedere. Rimborsate. Come potete essere così, vecchia? L'operazione è iniziata, non si può rimborsare ora. Davvero, mai vista una famiglia così irragionevole. Ridatemi gli 8 milioni. Rimborsate. Lascia. Mollami. Nessuno tocchi i soldi per l'operazione di mia figlia. Ruan Lingxia, guarda in che stato hai ridotto. Mamma. Io l'ho ridotta? Mentre nostra figlia è in coma. Non date un soldo. Tu spendi 20 milioni per una collana di diamanti a lei. E ora venite a ritirare i soldi dell'operazione. Chi sta facendo pressioni su chi? Ah, che vita amara ho. Con una nuora scialacquatrice come te, Han Cheng. Se oggi non fai restituire i soldi da tua moglie, io non voglio più vivere. Mamma, non ti agitare, fai male. Cognata, restituisci i soldi, dai, altrimenti fai ammalare mamma. E poi se Han Cheng divorzia da te, non posso aiutarti. Che io rimborsi l'operazione? Sogni. Ruan Lingxia, sei così calcolatrice. Che diamine! Cognata, non è facile crescere un bambino da sola. Che male c'è se le compro una collana? Questa famiglia è davvero assurda. Per comprare una collana alla cognata, sono disposti a non curarsi di vita o morte della propria figlia. Signorina, con un marito così maledetto. Cosa aspetti ancora? Divorzia subito. Vedo che la difende così tanto, che già da tempo avrà una relazione con la cognata. Signorina, stai più attenta. Cosa stai dicendo di male? Han Cheng, solo tu e la mamma siete buoni con me. Dai Yao Ao, mangia di più, per crescere in fretta. Grazie zio. Anche tu, Han Cheng, mangia di più. Ultimamente l'azienda è così piena di lavoro. Ti vedo che ti sei indebolito per la stanchezza. Non avrei mai immaginato che la persona con cui Jiang Gancheng ha una relazione extraconiugale sia proprio la cognata. Cosa stai dicendo di male? Se continuate a dire sciocchezze, vi denuncio per diffamazione. Ruan Lingxia, la cosa di oggi. L'hai fatta apposta, vero? L'ho fatta apposta io? Sono stata io a farti comprare per lei una collana di diamanti da 20 milioni? O sono stata io a farti rompere il bracciale? Tu. Ruan Lingxia, se oggi non mi restituisci i soldi, non finirà qui. Impossibile! L'intervento è già iniziato. La quota per l'operazione. Nessuno la può più riavere indietro. Bellina, voi due non avete già combinato per fregarci i soldi, vecchia? Parla con più rispetto, altrimenti chiedo alla sicurezza di cacciarti. Fuori di qui. Tu osi? Se oggi non mi restituisci i soldi, do fuoco a questo vostro ospedale. Se continuate a fare tifo, chiamerò la polizia. Lasciami. Cognata, sono davvero senza soldi. Che ne dici? Restituisco la collana di diamanti. Altrimenti finirò davvero in prigione. Han Cheng. Stai tranquillo. Quando l'azienda riuscirà a riprendersi finanziariamente, te la ricompro io. Bene, se tu sei in difficoltà, come può la cognata non aiutarti? Diversamente dalla cognata, che non si preoccupa minimamente per te. È solo una sciocchina. Prima o poi mio figlio la manderà via. Il bracciale non lo ha rotto Jiang Gancheng. Se qualcuno deve finire in prigione siete voi. Perché dovrei preoccuparmi? Ruan Lingxia, che bella ragazza. Secondo me, l'hai fatto apposta. Bene, allora oggi questo braccialetto proprio non lo restituisco. Tanto questo braccialetto l'ha voluto comprare la mamma con Han Cheng. Sono loro che devono pagare. Ah, la brava nuora. Smetti la commedia. Han Cheng. Mi ha fatto arrabbiare la cognata. Per questo ho parlato senza pensare. Sono sicuro che la cognata non la pensa così. Direttore Gu, si rifiutano di pagare il risarcimento. Gu Lingfeng,
Direttore Zhang, avete rotto un braccialetto del mio negozio. Vi prego di pagarne il prezzo. Direttore Gu, se restituiamo la collana, paghiamo il risarcimento. Mi dispiace, i gioielli del mio negozio non hanno alcun problema di qualità. Non sono inguardabili. Non si può restituire. Sì, vi prego di pagare al più presto i 5 milioni. Altrimenti, chiamo la polizia. Perché non si può restituire? Non la vogliamo più. Dovete restituircela per forza. Se continui a fare la vecchia capricciosa, non lamentarti se non sarò gentile. Piccola carina, vuoi metterci in difficoltà, eh? Sei così bello, non hai paura che ti nasca un figlio? Osare fare il furbo davanti a me, Gu Linfeng. Guardie, arrestateli. Voi che maltrattate una vecchia come me, siete proprio belli da morire. Lasciatela. Lasciate mia madre. Avete danneggiato oggetti di valore, vi rifiutate di pagare e ora usate le mani. Non hai chiesto in giro, a Zhang Keng. Chi oserebbe offendere il nostro direttore Gu? Picchiateli. Non picchiate mio figlio. Lasciatelo, non picchiate mio figlio. Proprio un gran bel dramma. Ma questo è solo l'inizio. Volevo solo vendere la collana per pagare il risarcimento. Non vogliamo più questa collana. Credi che il negozio dei Gu sia casa tua? Compri quando vuoi, restituisci quando vuoi. Se si sparge la voce, come facciamo a fare affari? Direttore Gu, una volta eravamo compagni di scuola. Forse per questa faccenda. Non ricordo di avere un compagno come te. Io sono una persona che tiene ben separate lavoro e amicizia. Il danno che avete causato va risarcito. Gu Linfeng, non cercare di rendere le tue parole così nobili. Ho capito. Allora, quando non sei riuscito a conquistare Ruan Linxia, ora stai facendo il difficile come apposta, vero? È vero, Han Cheng. Non sarà che questa Ruan Linxia era già coinvolta con il direttore Gu, ed è per questo che lui ti ha preso di mira. Bai Wei, tieni a freno la lingua. Guarda come si agita, Han Cheng. Forse questa bella signora ti ha davvero messo le corna. Fuori casa. Direttore Gu, questa Ruan Linxia, quando stava con Han Cheng, aveva già rapporti poco chiari con altri uomini. Lei è l'uomo più ricco di Jiankeng. Non si faccia ingannare da una persona del genere. Ora spargete voci persino su di me. Se oggi non vi do una lezione, non mi chiamo Gu. Dateci dentro. Basta, paghiamo noi. Stop. Avete 3 giorni per pagare il risarcimento, altrimenti finirete in galera. Mamma. L'azienda non ha più soldi e la collana non si può restituire. Non è che finiremo davvero in prigione? Questa collana e questi braccialetti li hanno voluti comprare Han Cheng e mamma. Non c'entro niente io. Bai Wei, tu. Come puoi dire una cosa del genere? Mamma, devo ancora prendermi cura di Ao Ao. Vuoi che vada in prigione? Così Ao Ao resterà senza madre? Scusi, chi è la signora Ruan qui presente? Sono io. Abbiamo ricevuto la sua denuncia. Dice che ha perso gioielli per un valore di 10 milioni. Sì. E anche lingotti d'oro. Dove li ha persi? Per favore. A casa. Ruan Linxia, che sciocchezze dici? Se continui così, ti strappo quella bocca. Signora anziana, picchiare qualcuno davanti a noi vuol dire sfidare la legge. Mamma. Cognata, è solo perché mamma non ti ha comprato i gioielli, no? Devi proprio calunniarci così. E poi, tu che fai la casalinga, vestita tutta con roba da mercatino. Come potresti mai avere gioielli da 10 milioni? Già, sta solo calunniando. Agenti, portatela via subito. In prigione, che impari la lezione. Questi sono i documenti d'acquisto dei gioielli che mia madre mi ha comprato. Il documento è in ordine. Sono davvero gioielli per 10 milioni. Questo documento potrebbe anche essere falso. E questo? Ruan Linxia, tu. Mi avrei subito. Era un ladro in famiglia. Ecco perché ha reagito così. Si sentiva in colpa. Ora le prove sono schiaccianti. Venite con noi. Mamma, Han Cheng, non voglio andare in prigione. Portateli via. Agente. Gu Linfeng, grazie per oggi. Da quando la mia piccola sorella è così educata con me? Un bastardo del genere. Non so cosa ci vedevi in lui. Se pensi di divorziare e riprenderti la Ruan, posso aiutarti.
Posso farcela da sola e per ora non penso al divorzio. Questo stronzo ti tratta così e non vuoi divorziare? Non è ancora il momento di divorziare. Mia figlia è ancora in sala operatoria. Devo andare. Testarda come sempre. Non ho ancora ripreso la Ruan. Per ridurre Zhang Gansheng in miseria. Ne ho scoperto chi è l'amante. Per rovinarlo. Come posso divorziare così facilmente? Nuan, guarirai. Te lo prometto. Quando ti sveglierai, non permetterò più che nessuno ti faccia del male. Dottore, come sta mia figlia? L'operazione è riuscita. È stata trasferita in terapia intensiva per osservazione. Ma il team medico consiglia riabilitazione all'estero. Per evitare sequele. All'estero? Va bene. Acconsento. Preparatevi per il viaggio di mia figlia. Anch'io torno a casa a prendere delle cose. Ok. Per evitare che Zhang Gansheng faccia mosse disperate, è più sicuro mandare via Nuan. Piano. È la cognata. Non avrei mai immaginato che l'amante di Zhang Gansheng fosse proprio la cognata. Zhang Gansheng, che state facendo? Non hai visto tutto. Cognata, non fraintendere. Ancheng mi stava solo applicando una medicina. Il cognato sta medicando la cognata, eppure nella mia stanza. Davvero una famiglia affiatata, eh? Ruan Lingxia è mia cognata. Che settimana a medicarla? Non sporcarti la mente. Vedi sporco dappertutto. Sono io a sporcarmi la mente. Zhang Gansheng, preferisci sempre tua cognata, ma tua figlia è in ospedale, ancora in coma. Dici di non avere soldi per l'operazione, eppure hai i soldi per comprarle una collana di diamanti. Fu per colpa mia che tuo fratello morì investito. Ora lei e il bambino sono soli. È giusto che io mi prenda più cura di loro, no? Ancheng, non arrabbiarti con tua cognata. Ora lei e il direttore Gu hanno un rapporto speciale. Se la irriti adesso, non temi di prenderti un'altra botta? Se non avessi speso i miei soldi, io, la mamma e la cognata, non saremmo state picchiate e portate alla polizia. La mamma è ancora lì, invece di andarla a prendere. Stai qui a sospettare di me e della cognata. Forse mi sbaglio? Cosa aspetti? La polizia ti aspetta per identificare i gioielli. Mentre ci sei, fai una dichiarazione di perdono e riporta a casa la mamma. Identificare i gioielli. Ok, capito. Vado subito. Bai Wei e Zhang Gansheng hanno sicuramente qualcosa che non va. Pronto? Vorrei installare una telecamera in casa. Che spavento! Per poco non ci beccavano. Come qui, che temi. Anche se ci scoprissero. Con quanto mi ama, non oserebbe fare storie. Che romantico. Ma non voglio stare con te senza un nome. Tranquilla, appena avrò la casa da Ruan Lingxia, la farò sloggiare senza un soldo. Non le lascerò portare via nemmeno un centesimo dalla famiglia Zhang. Tutto a posto. Grazie, agente. Tua suocera dice di averli solo presi in prestito e di essersi scordata di dirtelo. Spera che tu faccia una dichiarazione di perdono, così possiamo rilasciarla. Ma dipende tutto da te. Agente, prendere senza chiedere è rubare. Non farò alcuna dichiarazione di perdono. Bene, allora la tratteniamo e la deferiremo al tribunale. Grazie. Appena venduti i gioielli. Le spese mediche di Nuan sono al sicuro. È quasi l'ora di ricongiungersi con la squadra medica. Per mandare Nuan all'estero. Pronto, dottor Zhang. Signora Ruan, venga subito in ospedale. Stiamo per portare sua figlia sull'aereo dedicato del team medico, ma suo marito Zhang Gansheng vuole portare via sua figlia. Portare via Nuan? Lei ha appena subito una craniotomia. Come può essere spostata? Zhang Gansheng, se osi toccare mia figlia, non te la perdonerò mai. Oggi, chiunque cerchi di impedirmi di portare via quella stupida ragazza, me la vedrò con lui.
Signora, la paziente ha appena subito un intervento al cranio. Non può essere spostata così. Potrebbe morire. Se muore, se lo merita. La colpa è di quella madre senza cuore che ha fatto finire questa vecchia in prigione. Oggi, se vuole riavere sua figlia, deve pagare. Vediamo chi osa toccare mia figlia. Ehi, piccola carina, hai il coraggio di venire? Tua cognata e io lo facciamo per il tuo bene. Temevamo che, spendendo troppo, avresti rovinato quelle cose, quindi le abbiamo messe al sicuro. Tu, come hai potuto far arrestare la mamma? Tu. Sei davvero ingrata. Venite a giudicare. Liu Zhenjiang, quale nuora? Manda la suocera in prigione? È un'inversione dei ruoli naturali. Non c'è proprio una suocera che complotta contro la nuora e le ruba le cose. Signora, se vuole fare una causa, vada alla polizia. Questo è un ospedale. Se continua a fare scenate, chiamo la sicurezza per farla uscire. Ehi, come parli? Vacci tu alla polizia. Vada tutta la tua famiglia alla polizia. Cognata, io e Ancheng abbiamo dovuto ipotecare casa e macchina per far uscire la mamma. Non far arrabbiare ancora la mamma, d'accordo? Ruan Lingxia, oggi devi pagare per il braccialetto, altrimenti non potrai vedere la tua stupida figlia. Dottore, l'ambulanza medica è sterile. Se irrompono e la paziente si infetta? Non permetterò che feriate di nuovo mia figlia. Cognata, con tutta questa gente, come puoi picchiare la mamma? Fai sentire Ancheng così male. Ruan Lingxia, cosa vuoi fare esattamente? Lascia. Ancheng, cosa aspetti? Allontana subito questa carina. Lascia la presa. Fermati, basta. Se non molli, chiamo la sicurezza. Vattene, vattene. Cosa aspetti? Chiamo la sicurezza subito. Sono troppo prepotenti. Finché ci sono io, nessuno di voi toccherà mia figlia. Signora Ruan, ti sei fatta male alla mano. Vieni, ti faccio una medicazione. Non serve. Ruan Lingxia, se non vuoi che tua figlia muoia, restituisci subito i gioielli. Cognata, se tieni così tanto a Nuan, perché ti preoccupi di queste cose materiali? La mamma ha paura che se non restituiamo i soldi al signor Gu, Ancheng sarà nei guai. Cose materiali, eh? Ieri chi è che diceva? Di voler comprare diamanti e braccialetti di giada? Ancheng, la cognata mi sta dando la colpa? Non sono stata io a volerli comprare. È stata la mamma a volerli comprare per Awao. Come cimeli di famiglia. Basta con queste chiacchiere. Se oggi non restituisce i gioielli, non rivedrà più sua figlia. Se muore, è colpa sua, della madre che preferisce i soldi alla vita di sua figlia. Tu, come padre, guardi mentre fanno i capricci, senza curarsi della vita di tua figlia. Se l'hai cercata. Se fosse stata obbediente come prima, non saremmo in questa situazione. Zhang Gancheng, quella che è lì dentro, è tua figlia. Proprio perché è mia figlia. Ora che io, suo padre, sono in difficoltà, dovrebbe preoccuparsi per me e convincerti a vendere i gioielli per risarcire il signor Gu. Zhang Gancheng, sei ancora un uomo? Cacciate via tutti questi disturbatori dall'ospedale. Ah, non voglio più vivere. Mia nuora si allea con estranei per maltrattare la suocera. Lasciami. Uccidimi pure. Cacciateli via tutti. Fermi. Cosa state facendo? Signora Ruan, li hanno già cacciati via. Tra poco, puoi riposarti nella sala del personale. No, non vado da nessuna parte. Voglio stare con mia figlia. Dottore, la squadra medica è pronta? Sì, aspettiamo solo di portare Nuan. L'aereo sta per decollare. Allora, preparate subito mia figlia e la squadra medica per la partenza. Temo che tornino a creare problemi. Bene, ci prepariamo a partire. Vieni con me. Prima, mamma era cieca. Voleva dare a tuo padre una via d'uscita, ma non avrebbe mai dovuto cercare di tagliarti la strada. Signora Ruan, Nuan sta per partire. Non saluti Nuan. Non vado. Quando sarà guarita? Andrò di persona a riprenderla. Zhang Gancheng, spero per te che non ci sia stato nulla con la cognata, altrimenti preparati a essere rovinato. La polizza assicurativa per incidenti del fratello maggiore. E la data della polizza è addirittura
Una settimana prima dell'incidente del fratello maggiore. Pronto, Lin Qiao? Mi trovi qualcuno che indaghi. Il giorno dell'incidente del fratello maggiore di Zhang Gancheng. Perché Zhang Gancheng è andato a Beikeng? Pronto, Presidente Gu? Cosa dice? Zhang Blue Chip salirà molto? Bene, per far guarire Nuan Nuan. Vendo tutti i gioielli e compro Zhang Blue Chip. Quella bellezza di Ruan Lingxia si è davvero messa con Gu Linfeng? Zhang Blue Chip. Non è quell'azione. Emessa da Gu Linfeng. È stata depressa per 2 settimane dall'IPO. Forse sta per salire alle stelle. Zhang Gancheng, la tua competitività è sempre così forte. All'epoca non potevi competere con Gu Linfeng. Lo tenevi d'occhio ovunque. Te la sei sempre legata al dito. Ora hai la possibilità di comprare al ribasso e guadagnare su di lui. Come potresti perdere questa occasione? Per fortuna, stai per cadere nella trappola che ti ho preparato. Signora, Come fa a essere sicura che Zhang Gancheng sicuramente distrarrà fondi pubblici per seguire lei e comprare? quel Blue Chip poco considerato? Perché Zhang Gancheng invidia Gu Linfeng dall'università. Guadagnare un sacco su Gu Linfeng e coprire il buco di cassa dell'azienda. Come potrebbe perdere questa occasione? Capisco. La signora sfrutta la competitività maschile, ma il gruppo Zhang è mal gestito. E Zhang Gancheng ha più volte prosciugato i fondi pubblici. Se investe di nuovo ingenti somme in borsa, Se rimane incastrato, il gruppo Zhang fallirà. È proprio il fallimento del gruppo Zhang che voglio. Non lascerò che il sudore dei miei genitori vada sprecato così. Questa azione salirà sicuramente. Una settimana dopo, il prezzo è schizzato alle stelle. signora, come fa a essere sicura che quell'azione Salirà alle stelle tra una settimana. A dire il vero, Zhang Gancheng mi dà solo 2000 yuan al mese per le spese, ma anche una madre avida e una cognata vanitosa. Con solo 2000 yuan, come potrebbero bastare? In questi 2 anni ho fatto trading per tirare avanti a malapena con le spese di famiglia. Con 2000 yuan in borsa, guadagno 20.000 al mese. Signora, con le sue capacità, che bisogno ha di un uomo? O no? È che non le mancano certo uomini. Zhang Gancheng è solo invidioso. All'università invidiava le mie capacità superiori alle sue. Ecco perché mi ha manipolata per stare a casa a fare la moglie e la madre. Uomo cattivo. E come pensa di riavere quei soldi, signora? Divorzio. E poi vendi la casa il prima possibile. Ruan Lingxia, sei morta in quella stanza? Vieni fuori a cucinare. Vuoi farmi morire di fame? Non so proprio perché mio figlio ti abbia sposata. Hai messo sotto sopra tutta la casa. Se non mi avesse sposata, ora chissà dove sarebbe. A nutrire galline e cani. Se sono sazi, stanno tranquilli, no? Ehi, Ruan Lingxia, tu. Pronto? Signora, Zhang Gancheng ha davvero sottratto. un pagamento dell'azienda. Quanto? 50 milioni. Ha un coraggio da vendere. Questo pagamento deve essere versato al fornitore tra 3 giorni. Se Zhang non riesce a pagare. L'altra parte chiederà il doppio del risarcimento. Fissa un appuntamento con il fornitore tra 2 giorni. Ho ancora 20 milioni in mano. Dovrebbero bastare per acquisire il 40% delle azioni Zhang. In questo modo, Zhang Gancheng dovrebbe rimanere con solo il 20%. Non potresti andare in un hotel? Tra poco tornano mamma e Lingxia. Lo sai che l'azienda ha qualche difficoltà? Bisogna risparmiare dove si può. Mamma è uscita a fare una passeggiata. Lingxia è andata a comprare verdura al piano di sotto. Non torneranno per un po'. Ti fidi così tanto di Lingxia da investire tutti questi 50 milioni? Che ne sa una donna di azioni? Io credo in Gu Linfeng. In pochi anni dalla sua guida ha portato la famiglia Gu a distinguersi tra le grandi famiglie.
Il suo intuito non sbaglia mai. Allora, quando guadagnerai, non ti scordare di me. Come potrei? I miei soldi sono i tuoi. Forza, prima che tornino loro. Continuiamo. L'amante di Zhang Gancheng. È proprio la cognata. Come osano? 2 giorni di calo consecutivi. Oggi è l'ultimo giorno per pagare il risarcimento a Ming Chen. Se continua così, con cosa pago? Han Cheng, sei il presidente del gruppo Zhang Gancheng. Non riesci a trovare una miseria di 5 milioni? Qualche tempo fa non ti avevo dato dei soldi. Hai speso altri 20 milioni per una collana. L'azienda è davvero a secco. I soldi per le azioni. Li ho presi dal pagamento dei fornitori. Pensavo che agganciando Zhang Gancheng avrei vissuto una vita da ricca per sempre. Non pensavo fosse così inetto, già senza soldi. Magari non paghiamo la retta di Ao Ao quest'anno. Quando la borsa sale, lo mando in una scuola privata. Che ne dici di studiare all'estero? No, ho fatto tanta fatica per agganciare. Zhang Gancheng, questo pasto gratis. Non possiamo metterlo troppo alle strette. Ok, te li giro tra poco. Non sono come Ruan Linxia, che ti mette sempre in difficoltà senza aiutarti mai. HMPH. Ruan Linxia. Ormai non serve a niente. Non come te. Sei molto meglio di lei. Mi piaci. Signora Zhang, mi ha convocata per... Sono 20 milioni. Signora Zhang, cosa significa questo? Questi 20 milioni sono per te. A dire il vero, la Zhang sta avendo problemi di liquidità. Non possiamo pagarti, ma spero, presidente Wang, che domani venga a chiedere i soldi. Non capisco, signora Zhang. Voglio dire, spero che tu possa costringere Zhang Gancheng a pagarti con il 40% delle azioni. Signora Zhang, il 40% della Zhang oggi non vale 1 miliardo. Lo so. Quindi, dopo che avrai il suo 40% delle azioni, ti salderò il resto entro 4 giorni. Gli ultimi 80 milioni. Tu e Zhang Gancheng siete sposati. Qual è il tuo scopo facendo questo? Riprendere la Zhang Corp, dovresti capirlo. Anche se chiedi un risarcimento ora, Zhang Gancheng non può tirare fuori 100 milioni. Quando la Zhang Corp fallirà, al massimo otterrai 50 milioni. Perché dovrei crederti? Perché la Zhang Corp appartiene alla nostra famiglia Ruan. Credo che la figlia del vecchio presidente Ruan non sia una persona inaffidabile. Per favore, presidente Wang, mantenga il segreto. Signora, Riposati prima. Siediti e parliamo. Ho scoperto che quando il fratello maggiore di Zhang Gancheng ha avuto l'incidente d'auto. Era con te. Cognata. In una stanza d'albergo a Beikeng. Ricordo che allora il fratello maggiore lavorava a Beikeng. Bai Wei gli portava il cibo. A quanto pare, è una scusa per andare con Zhang Gancheng. In albergo. il fratello maggiore di Zhang Gancheng È stato investito andando a prendere il cibo in albergo. Ricordo che Zhang Gancheng ha detto che suo fratello ha visto una macchina venire verso di lui e, per salvarlo, si è messo davanti a lui ed è stato investito. Credo che quella macchina mirasse proprio al fratello maggiore. Il piano di Bai Wei è stato un colpo doppio. Poteva uccidere il fratello maggiore e intascare un'ingente assicurazione. Non pensavo che questa donna fosse così malvagia. Ma i suoi giorni malvagi stanno per finire. Signora, mi ha incaricato di vendere la casa in cui vive ora. Abbiamo trovato un acquirente. Ora, se lei firma, da parte mia, possiamo procedere con il trasferimento. Bene. Pronto, presidente Wang. Signora Zhang, ho ottenuto il 40% delle azioni della Zhang Corp. Bene, come concordato, tra 2 giorni. Riscatterò le mie azioni con 80 milioni. Spero che la signora Zhang non mi deluda. Ora, dovresti iniziare a chiamarmi signorina Ruan. Tra 2 giorni il mercato azionario si riprenderà. È ora di costringere Zhang Gancheng al divorzio.
Mamma, Han Cheng ha detto che aspetterà il rialzo delle azioni. Con i soldi ci porti in viaggio all'estero con Wow. Oh, sarebbe bellissimo. Han Cheng è davvero in gamba. Mamma, ora il valore di Han Cheng continua a salire. Quella casalinga di Ruan Ningxia, come fa a essere all'altezza? Già, hai ragione. Aspetta che Han Cheng abbia un momento libero e lo faccio divorziare. Han Cheng, cosa ti succede? L'azienda non ha soldi per le scorte. Le azioni sono bloccate. Se continua così, l'azienda rischia di fallire. Com'è possibile? Non dicevi che... I gioielli del gruppo Zhang erano apprezzati all'estero. Per una collaborazione? C'era una designer misteriosa che forniva progetti al gruppo Chang. E questo ci ha permesso di collaborare con i gioiellieri esteri. Ma ha improvvisamente annullato la collaborazione con il gruppo Chang. E ha ritirato tutti i diritti d'autore dei design. Cosa è successo? Quella designer non ha etica. Han Cheng è tutto così improvviso. Potrebbe essere tua cognata? È strana ultimamente. Forse sta aiutando il signor Gu a rubare i collaboratori? Ruan Ningxia. Lo sapevo che quella non aveva buone intenzioni. Han Cheng deve divorziare e cacciarla senza un soldo. Mamma, questa casa è di Ruan Ningxia. Se divorzia da Han Cheng, non gliela regaliamo? Cosa? È sua? Di Ruan Ningxia. Viviamo qui, quindi la casa è nostra. Mandiamo via Ruan Ningxia. Quando complottate contro qualcuno, potreste evitare di farlo in sua presenza? Ruan Ningxia, quella designer misteriosa. Ha annullato la collaborazione con il gruppo Chang. Sei stata tu. Questi gioielli combinano elementi di moda internazionale e possono aiutarci a connetterci a livello globale, portandoci a un nuovo livello. Pronto? Lin Qiao. Ho disegnato altri gioielli. Te li mando con corriere. Pronto? Da oggi annullo la mia collaborazione con il gruppo Zhang e ritiro tutti i diritti. Sto sempre a casa a lavare e cucinare. Come potrei conoscerla? Ningxia, l'azienda è in difficoltà. Voglio usare questa casa come garanzia per un prestito bancario. Come immaginavo, vuoi approfittarti della mia casa? E se io non fossi d'accordo? Se non sei d'accordo, farò in modo che Han Cheng divorzi da te. Il gruppo Chang è stato lasciato dai tuoi genitori. Ed è anche frutto di tanti anni di duro lavoro da parte tua. Non puoi rifiutare. Giusto? Ehi, cognata, da donna non esagerare. Ti consiglio di restituire subito questa casa a Han Cheng. Altrimenti, quando Han Cheng si raffredderà e divorzierà veramente da te, anche se non vuoi il divorzio, dovrai comunque cedere questa casa a Han Cheng. Sono d'accordo. Tu sei d'accordo? Sei d'accordo a usare questa casa come garanzia per un mutuo in banca? No. Ho detto che sono d'accordo con il divorzio. Ruan Ningxia, hai detto che mi ami e che saresti disposta a fare qualsiasi cosa per me. Come puoi essere d'accordo con il divorzio? Quando hai guardato impassibile, Nuan venire spinta giù dalle scale Dao, rimanere in coma senza muovere un dito. Quando hai rifiutato di pagare le spese dell'intervento, ma hai speso una fortuna per comprarle. Una collana di diamanti. Io ho smesso di amarti già da un pezzo. Han Cheng, se vuole il divorzio, divorzia e basta. Che ci stai a pensarci a fare? Senza di lei staremo molto meglio. Puoi anche essere d'accordo, ma solo se mi trasferisci la proprietà di questa casa. E te ne vai da solo senza prendere niente. Zhang Gancheng, che vergogna. Non hai proprio ritegno. Tanto adesso l'azienda sta per fallire. Sto per diventare un poveraccio. A che mi serve la dignità ormai? Zhang Gancheng, vuoi che me ne vada senza niente? E che ti ceda anche la casa? Mi hai preso per stupida? Che tu sia d'accordo o no, questa casa la voglio ad ogni costo. Andiamo subito in banca a fare il mutuo ipotecario. Va bene, accetto di divorziare e di darti la casa. Ma io voglio i soldi. Tu, che schifo, i soldi sono della famiglia Zhang. Non ti puoi portare via neanche un centesimo. Va bene.
Allora adesso non divorziamo. E non do la casa a voi neanche. Continuiamo così e ce la giochiamo a chi resiste di più. La casa di Ruan Linxia. Adesso hai 100 milioni. Si riempie in banca. Usciamo almeno 100 milioni. Con questi soldi. Così l'azienda supererà la crisi. Devo assolutamente avere questa casa. Cognata, tu pensi solo a pentole e padelle. Non capisci la fatica di gestire un'azienda. Ora l'azienda non ha un soldo. E tu cosa vuoi ancora? Beni comuni della coppia. Non vorrai ritrovarti piena di debiti. Linxia, siamo stati insieme così tanti anni. Non è che io sia crudele. È che l'azienda ora ha debiti. Non posso coinvolgerti. Allora, io ho qui delle azioni. Del valore di 50 milioni. Se tu mi cedi questa casa, te le trasferisco. Come risarcimento. Che ne dici? Azioni? Ultimamente il mercato azionario è in calo. Linxia. Non ti farei del male. Queste sono azioni del gruppo Gu. Basta perdere tempo. Firma e porta via la tua roba. Vattene da qui. Potete gioire ancora per un giorno. Domani, questa casa sarà di qualcun altro. Voi avete solo fatto un salto di gioia a vuoto. Presidente Zhang, senza nuovi fondi per l'azienda. Dovremo dichiarare bancarotta. Ho già ipotecato la casa. Appena completate le procedure, l'azienda avrà liquidità. Ancheng, brutte notizie. Ruan Linxia ha venduto la casa. Non possiamo più ipotecarla. Cosa? Cosa facciamo? Siamo stati tutti fregati da quella. Piccola carina di Ruan Linxia. Non siete stati voi a complottare per primi? Ruan Linxia, hai il coraggio di venire? Perché la presidente Ruan non dovrebbe venire? Presidente Ruan. Lin Qiao, la Zhang Group è degli Zhang. Quando mai quella Ruan Linxia ha avuto una carica in azienda? La presidente Ruan possiede il 40% delle azioni dell'azienda. È l'azionista di maggioranza. Dimmi, non è la presidente? Ruan Linxia, tu quando? Hai comprato azioni dell'azienda? La presidente Ruan non deve darti spiegazioni. Piccola carina, da quando? Hai iniziato a tramare contro di me? Da quando voi avete fatto cadere in coma mia figlia? Mamma, Ancheng, te l'avevo detto. Che questa donna è malvagia. Non lasciatela andare. Piccola carina, osi rubare l'azienda di mio figlio? Vedrai se non ti ammazzo. Il gruppo Zhang appartiene di diritto alla nostra famiglia Ruan. L'azienda di Ancheng è di Awao, non può essere assolutamente tua. È di Ruan Linxia. HMPH, quello che ha detto Wei Wei è giusto. Allora aspetta di vedere queste foto prima di dare il tuo verdetto. Non guardarle, non guardarle. Ancheng e Wei Wei. Mamma, ascoltami, tesoro. Tu sei la cognata maggiore di Ancheng. Come puoi sedurre il cognato minore? Mamma, che secolo è questo ormai? Io e Wei Wei. Ci amiamo reciprocamente. Non si capisce. Che bell'amore reciproco. E questo cos'è? Wei Wei ha architettato tutto per uccidere tuo fratello maggiore. Il vostro cosiddetto amore reciproco non è che calpestare le ossa di tuo fratello maggiore, vero? Cosa? Il fratello maggiore è stato ucciso da te? Mamma, Ruan Linxia, stai calunniando. Che sia una calunnia o no, vieni con noi alla squadra di polizia. E lo scoprirai quando sarai interrogata. Ancheng, aiutami. Non sono stata io. fratello maggiore, sei stato veramente tu ad ucciderlo? No, non sono stata io. Non sono io. Portali. Non sono stata io. Ruan Linxia, per questo giorno. Hai organizzato una partita davvero enorme. Zhang Ancheng. Questo è già sufficiente a sorprendervi. Signori, Zhang Ancheng ha sottratto fondi pubblici dell'azienda per un importo enorme. Propongo di revocarlo dalla carica di presidente e di riprenderne il 20% delle azioni per colmare il deficit di capitale dell'azienda. Sono d'accordo. Ruan Linxia, con quale diritto prendi decisioni al mio posto? Anche se sei l'azionista di maggioranza dell'azienda, anch'io sono un azionista del gruppo Zhang. Non hai alcun diritto di prendere decisioni al mio posto. Zhang Ancheng, tu hai sottratto fondi pubblici. Per un importo enorme, vieni con noi. Zhang Ancheng, adesso tutto il diritto di riprendere tutte le tue azioni. No, tutto questo. Ho perso tutto quello che avevo. Zhang Ancheng, tutto quello che avevi, te l'ho dato io. Come sei apparito davanti a me, così sparisci.
Linxia, ho sbagliato, lo so. Non divorziamo più, d'accordo? Stai sognando. Portatela via. Linxia. Linxia. Vado all'estero a stare con Wan Wan. L'azienda la lascio a te. I nuovi progetti sono tutti nel mio computer. Il direttore Ruan è davvero felice di vederti tornare al lavoro. Ah, Zhang Gancheng è stato condannato a 8 anni. Bai Wei a 20 anni. Sao Guifang ha avuto un ictus. Sono state scelte loro. La mia scelta è crescere bene mia figlia. Per renderla forte. Così forte che nessuno oserà più farle del male.